La sentenza definitiva può essere positiva, affermativa o negativa. Stiamo trattando del difensore del vincolo che a norma del canone 1432 è costituito dal legislatore per tutelare la validità del vincolo, per difendere il vincolo. Quindi il difensore del vincolo deve chiarire non posa interporre un appello contro una sentenza negativa. L'appello deve essere contro quelli negativi. Questa è la prima da chiarire. Non è una regola che ogni sentenza affermativa, questa appartiene al tempo del dell'inserzione del 1741 fino alla trasmissione automatica del 1983. Il codice prima del 15 sezione è cambiato dal canone 1672 fino al 1691. Quindi non per forza che il difensore del vincolo deve appellarsi perché la sentenza è affermativa. Quindi c'è le regole per trattare dell'obbligazione di proporre un appello. La prima possiamo trovare nella dignità scoludi numero 279 paragrafo 2. Lì abbiamo dove è scritto che il difensore di vincolo appellazione dell'eletto il difensore del vincolo si obbligato ad appellare in un caso sicurezza satis condannato non essere sentenziato, che significa che se dal giudizio del difensore del vincolo, dopo aver ricevuto la notifica della sentenza emanata, lui deve controllare che è ben fondata. Per dichiarare una sentenza affermativa deve essere la certezza morale, e per arrivare alla certezza morale c'è bisogno di seguire una logica, lo sillogismo probatorio che è retto dall'insegnamento e le direttive della giurisprudenza della rotta romana. Quindi, se il giudice dichiara una sentenza nulla senza seguire cosa la giurisprudenza ha insegnato o contro le regole o le norme del codice, possiamo dire che la sentenza non è soddisfatto, non è ben motivata. E questo che significa satisfondata non essere sentenziata. Mi spiego. Prendiamo un caso di canone 1095, parliamo della incapacità. Specialmente abbiamo i capi numero 2 e quello di numero 3, quello di usus ragionis, di solito non appaiono. Questo è il secondo e terzo. Il secondo si tratta del difetto della discrezione del giudizio. Il terzo si tratta dell'incapacità stagionale degli oneri condivari. L'anno scorso ho fatto la giurisprudenza. Abbiamo trattato un caso sotto questioni mediche e antropologiche del professore Giacomo Bertoloni. Abbiamo avuto un caso di Camalino Montella che abbiamo fatto in modo di identibus omnibus, che significa che tutti i studenti devono dare il loro giudizio alla fine del leggere gli atti e scrivere le loro posizioni come giudici. Abbiamo trovato che dagli atti si emerge che le perizie, perché quando si tratta di una causa che riguarda l'incapacità, la dottrina della legge insegna che, la giurisprudenza totale insegna che c'è bisogno di fare una perizia per rivolgersi all'aiuto dei psicologi, dipende dal caso, psichiatrici, per sapere ben meglio cosa dice la scienza. Ma questo non basta, almeno deve essere fatto. Ma dagli atti di questo caso che stiamo parlando, emerge che c'erano due perizie che non erano conformi. Dalla giurisprudenza si richiede il perizio e peritissimus, un modo di chiedere
altro perito e chiarire la giurisprudenza. Questo da una parte. Dalla seconda parte si esamina la concordanza della perizia con la tropologia cristiana. Quindi, come insegnato in modo speciale nella locuzione del 1987-88, 100 anni fa, secondo. Quindi da due, ma dagli altri questo non c'era l'approfondimento, non c'era anche un perizio o pertissimus. Quindi se il giudice in questo caso manda una sentenza e dichiara affirmativa senza risolvere tutti questi, si dice che non è ben motivato. Sotto questo caso il difensore di titolo è tenuto a istituire un appello. Abbiamo anche questo connesso a questo, se alla fine c'è una persona, la versione del difensore del titolo, che lui deve dare prima della conclusione durante la discussione dei casi. Se la sentenza non risponde in alcun modo alle persone del difensore del titolo e non sono risolto anche nella sentenza, che è obbligo di appellarsi. Abbiamo anche casi nel 1689, processi documentali, che dice dei documenti che devono essere certe e sopra contraddizioni. Se questi non sono rispettati, questo canone dice che il processo documentale di difesa del veicolo deve appellarsi. E poi abbiamo anche casi di strani capi di nullità, quando un tribunale non segue i capi di nullità che sono enumerati è dato da... Penso che il moderatore sta si voleva provare che lei ha ben studiato e l'ha provato. Now we are moving to the censor. It will be in English if I guess well. Father Carol. The right of appeal of the defender of the bond in the context of some universities and 1968 implications for the unity of ecclesiastical jurisprudence. The topic chosen by the doctoral candidate is obviously topical, given that this motu proprio was promulgated in the recent past, 4 years ago. Though recent, nevertheless, the document has provoked an equal amount of controversy and promoted studies. The present thesis is no exception, especially as it is a work of research, analysis, and communication. As mentioned already, the written submission is divided in 3 chapters. The first named the historical foundation, where it deals with the role of the defender of the bond. The student has demonstrated knowledge and competence in the area. The second chapter provides analysis of Canon 1680 of the same motu proprio. This part is relatively new, given that the motu proprio is only of recent provenance. It makes a contribution worthy of reflection, where it shows awareness of contemporary writings. It cannot be the last word, as the matter is still in flux, and canonists are still debating the strengths and shortcomings of the new approach. Indeed, many minds and hearts have yet to be won over to the new discipline. It would take time and much discussion to persuade officials, professors, and authorities, even universities, to appreciate the innovations and to put them into operation. The part that interests me most is the third chapter dealing with the unity of ecclesiastical jurisprudence, as the expression is found in the title of the thesis. This approach will afford us a window to view both the history treated in chapter 1 and the recent legislation treated in chapter 2. Harmony is a well-worn path dealing with the incorporation of new rules into an already up and running system of rules, standards, practices, and principles. How the practitioners of law work the new discipline in their caseload is always enlightening. Law does not stand still. It has to respond to the exigencies of ever-changing circumstances and the human needs of people. This is what the Holy Father Francis has tried to do in this document. The challenge must be taken up by tribunals of the Roman Catholic Church to render justice reasonably and expeditiously to all concerned. Professionalism of canon lawyers in part responds to this challenge.
promulgation of law makes no sense unless it is accompanied by a core, by a group of people able and willing to implement its provisions. The candidate has carried out the task set by himself competently, and in my opinion, the thesis deserves to be discussed publicly. I have no problem in passing it. Go back to the point I made about unity. It reminds me during the medieval period, if I'm not mistaken, 1080, we had what's sometimes called Gratian, the father of canon law, and he composed a work, and the work is sometimes known as Decretum, or sometimes the concordance of discordant canons. Canons are fighting one another, so how does one reconcile it? For me, it's always an interesting problem. To give you a concrete example, Gratian proposed himself a problem where the clergy should be reading, if you like, Harry Potter, novels. So what he did was, he gave all the reasons